Era lo loco va scender la riva, venimmo al pestro e, per quel che veranco, tal ch'ogni vista ne sarebbe schiva. Il luogo dove venimmo, giungemmo, per scendere la sponda alpestre, rocciosa e scoscesa, è tale, anche per, a causa di quel che c'era, si trovava lì, che ogni di chiunque vista ne sarebbe schiva, rifugita. Già il canto precedente iniziava così: in sull'estremità d'un'alta ripa che faceva gran pietre rotte in cerchio, venimmo sopra più crudele stipa. E finiva così: e il balzo via là oltre si dismonta. Io e Virgilio giungiamo proprio sul bordo di tale ripa balzo e continuiamo a vedere pietre rotte, il tipico ambiente ostile che definisco alpestro. Però qui faccio un'aggiunta che prima non potevo fare. Tale ambiente era reso ancora più ostile da un qualcos'altro che c'era lì, senza ancora dirti cosa. Un qualcos'altro che avrebbe reso schiva, avrebbe fatto allontanare la vista di chiunque. Qual è quella ruina che nel fianco di qua da Trento l'Adice percosse, o per tremoto o per sostegno manco, che da cima del monte onde si mosse, al piano è sì la roccia discoscesa, ch'alcuna via darebbe a chi su fosse. Come quella ruina, frana, che a causa di un terremoto o a causa della mancanza di un sostegno nel fianco, sul lato di qua a sud da Trento, percosse il fiume Adige, così che dalla cima del monte Zugna al piano, quando si mosse con la frana, la roccia è discoscesa, ripida, che alcuna, qualche, seppur poca, via di passaggio darebbe, offrirebbe a chi fosse, si trovasse su e volesse scendere. Per descrivere meglio questo luogo infernale lo metto a paragone con un luogo terrestre. A sud di Trento, nell'anno 883, il monte Zugna, che prima aveva una parete liscia e non percorribile, fu colpito da una forte frana che distrusse tale parete, le Slavine di Marco, così che è difficile, ma dopo tale frana possibile, scenderlo da chi si trova in alto. Insomma, prima tale parete era liscia come un muro, adesso, essendo stata rotta in più parti, è diventata percorribile, tanto che se uno si trova in cima, seppur con difficoltà ovviamente, riuscirebbe a scendere. Tale frana, con tanto di descrizione del perché avvengano le frane, è presente nel De Meteoris 3.2.18 di Alberto Magno. La frana è chiamata con la parola chiave ruina, tra l'altro posta in vicinanza alla parola tremoto, e ciò deve far subito pensare al terremoto scatenato dalla morte fisica sulla croce del Cristo, che portò alla ruina che ha spaccato ancor di più gli inferi. Ti ricordo che anche in 1.5, quando i peccatori carnali giungono davanti alla ruina, bestemmian quivi, proprio qui, davanti a tale segno, la virtù divina, che potremmo chiamare amor. E tra poco vedremo come anche questa ruina, Virgilio la spiegherà, causata dall'amor. Tremò sì chi pensai che l'universo sentisse amor. L'amore spacca anche il regno della morte. La ruina a Trento, però, specifico, fu causata o da un terremoto oppure dalla mancanza di sostegno sotto le pietre che la portarono a rompersi e a cadere. La similitudine non solo riguarda i due luoghi, ma anche i due viandanti che eventualmente provassero a scendere dall'alto fino in fondo. Alcuna, all'interno di una frase positiva, come questa, continua a significare qualcuna, mentre all'interno di una frase negativa diventa nessuna. Cotal di quel burrato era l'ascesa, e in sulla punta della rotta lacca l'infamia di Creti era distesa, che fu concetta nella falsa vacca, e quando vide noi se stesso morse, sì come quei cui l'ira dentro fiacca. Così, allo stesso modo, di quel burrone era la discesa, e sulla punta della roccia distrutta, di rupo franato, era distesa l'infamia, l'abominio di Creta, che fu concepita nella falsa, finta, vacca mucca. E quando tale infamia vide noi, me e Virgilio, morse se stessa, così come colui al quale dentro sé stesso l'ira fiacca, rende impotente, abbatte.
La parola burrato in tutta l'opera si trova soltanto in questa discesa e in quella di 1.16 con Gerion. La discesa che ci apprestavamo a intraprendere era come quella del monte dissestato dalla frana a Trento, appena descritto, e la gravità della situazione non era data soltanto dall'ambiente alpestro, ma anche dalla presenza di quel che ver anco. Descritto l'ambiente, adesso inizia la descrizione di tale personaggio. Questo era disteso, al femminile distesa, perché riferito all'infamia, riprendendo i primi due versi del canto precedente in sull'estremità d'un'alta ripa che faceva gran pietre rotte in cerchio, e riprendendo gli ultimi due versi del canto precedente, e il carro tutto sovra il coro giace e il balzo via là oltre si dismonta, sulla punta della rotta lacca. La prima descrizione che faccio di lui è l'infamia di Creti, quindi l'infamia, l'essere indegno, disonorevole di Creti, dell'isola di Creta. Tale infamia fu concepita, sia fisicamente che mentalmente, nella falsa, finta vacca mucca. Al momento non aggiungo altro alla spiegazione, dato che non è finita qui, e tra pochi versi tale personaggio verrà chiamato col suo nome, ma già gli inizi sono chiari. Tale essere è posto a guardia di tutto il settimo cerchio, che già sappiamo essere suddiviso in 3 gironi, e lì troveremo altre entità predisposte a sorvegliarli. Come Minos era a guardia del cerchio dei peccator carnali, Cerbero della gola, Pluto degli avari e colpa contraria, lo Minotauro lo è per i violenti, 1.11. Di violenti il primo degli ultimi 3, quindi il settimo totale, cerchio è tutto. Attenzione, in 3 versi a lui dedicati vengono citati tutti e 3 i destinatari sui quali si può far violenza. Ti ricordo che questa è la discriminante che divide in 3 gironi il cerchio dei violenti, e lo Minotauro non è solo a guardia di tutti e 3, ma proprio li rappresenta tutti e 3. Il verso appena citato di 1.11, di violenti il primo cerchio è tutto, è seguito da 3 versi, questi 3. Ma perché si fa forza a 3 persone, in 3 gironi è distinto e costrutto. A Dio, a sé, al prossimo si pone. Bene, gli ultimi 3 versi della coppia di terzine in esame riprendono esattamente lo stesso ordine. Questi 3 destinatari della forza, che fu concetta nella falsa vacca, violenti contro Dio, contro natura. E quando vide noi, se stesso morse, violenti contro se stessi, sì come quei cui l'ira dentro fiacca, violenti contro il prossimo, e l'ira personificata che attivamente fiacca qualcun altro, oltre all'ancor più palese toro che è stato colpito a morte da qualcun altro tra qualche terzina. Quindi, in conclusione, lo Minotauro non solo è a guardia dei violenti contro tutti e 3 i destinatari, ma li incarna lui stesso. Come reagisce tale demone guardiano alla vista di noi? Non parla, non urla, non ci viene incontro, ma da inizialmente disteso, quindi da una posizione di rilassamento, passa a mordere se stesso come colui che dentro di sé c'è un'ira che fiacca, che stanca. L'ira fiacca, quindi l'ira soggetto attivamente fiacca quei, e non è quei ad essere fiaccato passivamente dall'ira. Un'ira impotente che abbiamo già trovato tra gli iracondi, appunto in 1.8 tutti gridavano a Filippo Argenti e il fiorentino spirito bizzarro in sé medesimo si volvea codenti. E già anticipato in 1.7, queste si percotean non pur con mano, ma con la testa e col petto e coi piedi, troncandosi codenti a brano, oltre al palese richiamo al guardiano, sempre di 1.7, consuma qui, fiacca, dentro te con la tua rabbia. In 1.33 scrivo: quand'ebbe il contogolino detto ciò, con gli occhi torti riprese il teschio misero codenti. E in 1.34 da ogni bocca dirompea codenti un peccatore a guisa di maciulla, sì che 3 ne facea così dolenti. Quindi i denti e il mordere, già trovati in 1.6 con Cerbero, ce li porteremo fino in fondo all'inferno. La rima l'H fiacca è usata anche per Pluto in 1.7, dove anche il contesto è simile. Quali dal vento le gonfiate vele caggiono a volte, poiché l'alber
fiacca, tal cadde a terra la fiera crudele. Così scendemmo nella quarta, l'H. Attenzione, ora ti dico un dettaglio talmente scontato che rischia di passare inosservato. I tori mordono? No, certo che no. Non hanno nella mascella superiore i denti, né canini né incisivi. Non possono fisicamente mordere. Ruminano l'erba, incornano, ma un toro che morde un altro toro, se stesso o un essere umano non si è mai visto. Il Minotauro invece si morde ed essendo dotato di due nature è per certo che la natura di toro sia nella parte inferiore del corpo, quella di uomo nella parte superiore. Lo Minotauro anche nel mito si cibava di carne umana, sicuramente rappresenta un'umanità bestiale, ma non ci sono tori che si nutrono di carne umana, oltre a essere erbivori. Ulteriore conferma che sotto è toro e sopra è umano, tanto che morde, è che tra pochi versi saltella come un toro, appunto perché la parte inferiore è di toro. Continua la ormai lunga tradizione dei miei guardiani molto più fisicamente umani di quanto si possa istintivamente pensare. Certo Caron ha gli occhi insanguinati, Minos ha la coda, Pluto è chiamato, maledetto lupo e fiera crudele. Insomma, nello stesso modo in cui Cerbero è paragonato a un cane, ma solo un cane non è, poco senso avrebbe paragonare un cane a un cane, così lo Minotauro è paragonato a un toro, ma solo un toro non è, tanto più che la parte superiore umana, visto che si morde, si nutriva di carne, seppur umana, e saltella come un toro. Lo savio mio inver lui gridò, forse tu credi che qui sia il duca di Atene, che su nel mondo la morte ti porse. Partiti, bestia, che questi non vene ammaestrato dalla tua sorella, ma vassi per veder le vostre pene. Il mio saggio, Virgilio, gridò verso di lui, forse tu, tale personaggio, credi che qui, con me, ci sia il duca, principe, di Atene, Teseo, che lassù nel mondo dei vivi ti portò la morte, uccise fisicamente. Partiti, separati, bestia, poiché costui, io, non vengo ammaestrato, istruito dalla tua, di tale personaggio, sorella, Arianna, ma va, cammina qui, per vedere le vostre di voi rinchiusi nell'inferno, pene, sofferenze. Interviene Virgilio che in questo caso non viene indicato come colui che guida, ma come colui che è saggio, e verso di tale personaggio non è che dice, ma grida. Gli grida una provocazione a un personaggio che già dall'ira si stava mordendo da solo, ricordandogli colui che lo uccise, in poesia il duca d'Atene che lassù sulla terra ti porse la morte. La provocazione che Virgilio gli grida, tale domanda, ricordandogli chi l'ha ucciso. Teseo, qui non espressamente citato come in 1.9, ma non veggiamo in Teseo l'assalto. Teseo è chiamato da Virgilio addirittura, neanche da me, duca d'Atene, mentre Atene, al tempo di Teseo, era una monarchia. Quindi lui propriamente era principe, non duca, figlio del re d'Atene, Egeo, appunto. Ma nel mio tempo Atene è un ducato, quindi lo chiamo duca, in questo presente eterno. Partiti, dal latino partire, dividere, separati, bestia, che questo uomo, non bestia come te, non viene qui ammaestrato dalla tua sorella, e quindi per ucciderti e tornare indietro salvo, ma va ancora più sotto per vedere come siete ridotti male voi morti, dannati e guardiani. La stessa parola ammaestrato fa pensare alla bestialità, della quale questo canto è ricco. Gli animali si ammaestrano, gli uomini si educano. Gli indizi diventano definitivi, ma sospendo ancora la spiegazione definitiva del citarti le fonti sul quale si fonda la descrizione di tale bestia fino alla prossima coppia di terzine dove verrà esplicitamente chiamato col suo nome. L'ultima terzina comunque ci tiene a precisare che io non sono venuto qui per uccidere tale bestia già morta, avvalendomi dei consigli della sua sorella.
Quindi a lui viene ricordato anche il nome della sorella traditrice, ma vengo per andare oltre, per superarlo anche, e vedere le pene, sofferenze, punizioni vostre, di voi, morti. Virgilio che parla, anzi urla, non è morto, dannato, ma è sospeso, abitante del limbo. Arianna ammaestrò l'amato Teseo sul come riuscire a scappare dal labirinto una volta ucciso il Minotauro, e cioè riavvolgendo il famoso filo. Qual è quel toro che si slaccia in quella, che ha ricevuto già il colpo mortale, che gir non sa, ma qua e là saltella, vid'io lo Minotauro far cotale, e quello accorto gridò, corri al varco, mentre che è in furia, è buon che tutti cale. Come fa quel toro che si slaccia libera dai lacci, corde che lo stringono, in quell'azione che ha quando ha già ricevuto il colpo mortale, che non sa andare in una direzione, ma saltella, sobbalza dal dolore incontenibile, qua e là, io vidi lo Minotauro fare lo stesso. E quello, Virgilio, accorto si diciò, ma sollecito, gridò a me, corri al varco, punto di passaggio, mentre che lui, il Minotauro, è infuriato. È bene, opportuno, che tu, io, ti, mi, cali, scenda giù. A tale provocazione urlata da Virgilio con tanto di allusione a chi l'ha ucciso e alla sorella che l'ha tradito, tale personaggio si comportò come il toro che ha subito il colpo di spada fatale e nell'impeto dei suoi movimenti convulsi si libera dal laccio, legame e inizia a saltellare dal dolore senza sapere, non sa né potere, andare in una direzione, quindi qua e là. Tale similitudine è basata su un passo dello sesto delle Metamorfosios di Ovidio, proprio nel punto in cui si parla del centauro Nesso, che si vendica della sua morte. Torneremo a breve su tale storia. Piegato si trascina sui giochi dell'Eta come un toro che porti confitta in corpo una picca. Finalmente il nome di tale personaggio, che ormai era fin troppo chiaro, in questa terzina viene accomunato a un toro. Compare al verso numero 25 lo Minotauro. Lo Minotauro quindi è il nome anticipato dall'articolo, ma qui il nome descrive il personaggio, l'animale Tauro. Non è il nome proprio del demone, possiamo dire. Quindi, come avrei scritto lo toro, quindi scrivo lo Minotauro. Adesso ti spiego gli indizi precedenti. Per quel che ver anco, tal cogne vista ne sarebbe schiva. Stiamo parlando di un qualcosa che Virgilio stesso chiama bestia, un qualcosa di mostruoso che nessuno vorrebbe guardare. L'infamia di Creti era distesa, che fu concetta nella falsa vacca. Tale Minotauro è l'infamia dell'isola di Creta, luogo nel quale era stato rinchiuso all'interno di un labirinto di strade. Nell'ottavo delle Metamorfosios, Ovidio scrive: non è incredibile che Pasifae, moglie di Minos e madre del Minotauro, t'abbia, a te Minos, preferito un toro, ben maggiore è la tua di Minos ferocia. Infatti la madre del Minotauro è Pasifae, ma il padre del Minotauro non è Minos, suo marito, e guardiano infernale con la coda del quinto canto, ma bensì un toro. Come ha fatto Pasifae a essere messa incinta dal bellissimo toro, del quale si era perdutamente innamorata, sempre a causa di decisioni divine? Venere andò contro costei, Pasifae, per darle fra le infami, qui infamia di Creti, il primo vanto, e perché il re degli uomini di Tei, Minos, dovendo fare il sacrificio santo, tolse quel toro a sempiterni dei, insomma, Minos doveva sacrificare agli dei quel toro bellissimo, invece ne sacrificò un altro. Allora, per punizione divina, sua moglie fu fatta innamorare proprio di quel toro rimasto in vita. Insomma, Pasifae si fece costruire da Dedalo una mucca, una vacca di legno, nella quale la stessa Pasifae entrò. Il toro, scambiandola per una vera vacca, la montò e Pasifae rimase incinta, che fu concepita nella falsa vacca, che da sé si movea, da sé muggiva e parea a tutti naturale e viva. Il collegamento con Dedalo non è finito qui, dato che qualche riga dopo c'è scritto: ma l'obbrobrio della sua stirpe, di Minos, cresceva,
un mostro inaudito, biforme, a denunciare l'immondo adulterio di sua madre, Pasife. Minosse decise di allontanare quel disonore, qui infamia, da casa e di rinchiuderlo nei ciechi recessi di un edificio insondabile. Dedalo, famosissimo per il suo talento di costruttore, esegue l'opera, rendendo incerti i punti di riferimento e ingannando l'occhio con la tortuosità dei diversi passaggi. Qui fu rinchiuso il mostro mezzo uomo e mezzo toro. Si traggono in Atene a sorte ogni anno quei che mandarsi denno al re di Teo. Tutti in un vaso i nomi attici stanno, e vi sono scritti i figli ancor d'Egeo. Pagati 2 tributi, al terzo d'anno si manda con 6 giovani Teseo. Fu nella terza loro miseria, a caso, che Teseo con altri 6 tratto dal vaso. Teseo, qui il duca d'Atene, con l'aiuto della figlia di Minos, Arianna, qui ammaestrato da tua sorella, riavvolgendo il suo filo, lui guadagnò l'uscita che nessuno prima aveva ritrovato. Se avessi tempo ti racconterei che nei versi immediatamente successivi si parla di Arianna che a sua volta viene tradita e poi trasformata in costellazione, e subito dopo delle ali di Dedalo e Icaro, trago a piene mani dall'opera di Ovidio. Episodio ricordato anche in 2.26, nella vacca entra Pasife perché il torello a sua lussuria corra. E ti ricordo che Minos è all'entrata del secondo cerchio, dove si trovano i peccatori carnali, tra i quali i lussuriosi. Continuando a parlare di nature, il canto precedente conteneva l'eresia fotiniana, citando il suo eresiarca Fotin, e quindi ritenere che il Cristo avesse solo una natura. Ed ecco che all'inizio del canto successivo incontriamo uno che ha 2 nature, ma che è un demone, e tra poco i centauri. Tornando al racconto, mentre lo Minotauro perdeva sempre di più il controllo a causa dell'ira che sempre di più lo fiaccava, Virgilio, accorto, che sta sia per essersi accorto di ciò, ma ciò è ovvio dato che ha causato lui il tutto, che per premuroso con accortezza, mi gridò, di nuovo grida e non dice, che quello era il momento giusto per correre al varco e scendere già nel cerchio successivo, il settimo, nel primo girone dei violenti contro gli altri, come sappiamo dal canto precedente. Dentro da cotesti sassi sono 3 cerchietti, di violenti il primo cerchio è tutto, morte per forza e ferite dogliose, nel prossimo si danno e nel suo avere ruine, incendi e tollette dannose, onde omicide ciascun che malfiere, guastatori e predon, tutti tormenta, lo giron primo per diverse schiere. Accorto, sempre riferito a Virgilio, è già presente in 1.3 ed egli a me come persona accorta, e in 1.8 perché il maestro accorto lo sospinse. Ovidio ci dice altro nelle Metamorfosios. Attraverso insidie e visioni di mostri avviene il tuo viaggio, e per quanto tu segua la via giusta, senza mai sbagliare, dovrai pure avventurarti tra le corna del toro, costellazione, che hai di fronte. Concludo sempre con Ovidio perché non solo il figliastro di Minos è mescolato a un toro, ma anche la stessa nascita di Minos ha a che fare con un toro. Lasciato lo scettro solenne, il padre e signore degli dei, Giove, padre anche di Minos, quello che ha la destra armata di fulmini a 3 punte, lui che con un cenno fa tremare il mondo, e qui di ruine parliamo, assume l'aspetto di un toro, è mescolato alle giovenche e muggisce, aggirandosi aitante sull'erba tenera. La figlia di Agenore, Europa, madre di Minos, lo guarda meravigliata, bello com'è e senza intenti bellicosi. Prima però, malgrado le appaia così mite, esita a toccarlo, ma poi gli si accosta e a quel candido muso porge dei fiori. Gode l'innamorato e, in attesa del piacere sognato, le bacia le mani. A stento rimanda il resto. Intanto si sfrena gioioso saltando, in questo caso saltella, sull'erba verde e stendendo il fianco, e in questo canto sia distesa che fianco, color di neve sull'arena bionda, e allontanata a poco da lei la paura, le offre il petto perché l'accarezzi con la sua mano ingenua.
Ho le corna perché le inghirlandi ancora di fiori. E la figlia del re, Europa, s'adagia persino sul suo dorso senza sapere su chi si siede. Allora il dio della terra asciutta della riva, senza parere, comincia a imprimere le sue mentite orme nelle prime onde. Poi procede oltre e in mezzo alle acque del mare si porta via la sua preda, in questo canto preda. Lei terrorizzata si volge a guardare la riva, ormai lontana. La destra stringe un corno, la sinistra s'afferra alla groppa, palpitando al vento si gonfiano le vesti. Abbandonate le false sembianze di toro, in questo caso falsa vacca, ormai Giove si era svelato e aveva raggiunto le campagne di Creta, in questo canto l'infamia di Creti. Così prendemmo via giù per lo scarco di quelle pietre che spesso moviensi sotto i miei piedi per lo nuovo carco. Così, calandoci nel varco, prendemmo, io e Virgilio, la via che andava giù attraverso lo scarico, la discesa, frana, di quelle pietre, che spesso si muovevano sotto ai miei piedi a causa del nuovo carico peso, il mio corpo. Mentre che il Minotauro era in furia, così io corsi al varco e mi calai per lo scarco di quelle pietre distrutte che si muovevano sotto il mio carco. Ennesima nota di realismo, prendemmo, e al plurale, noi, io e Virgilio, però solo sotto ai miei piedi, non ai nostri piedi, le pietre si muovevano. Solo io sono provvisto di corpo fisico e per questo solo io ho il peso che fa smuovere l'eternità di quel luogo infernale, anzi io e l'amor. Tale dettaglio dell'avere solo io il peso è già stato ricordato in un 8, quando salimmo sulla barca di Flegias. Lo duca, come qui riferito a Teseo, mio discese nella barca e poi mi fece entrare appresso a lui e sol quand'io fui dentro parve carca, qui carco. Inoltre anche qui stiamo discendendo e anche questa terzina si chiude con carca, carco. Quindi se non ti ricordavi questo collegamento te lo ricordo io usando le stesse parole. In quel caso entro appresso a lui. Tra qualche terzina lui mi dirà questi, quindi un altro personaggio, ti sia or primo e io secondo. Ti faccio notare come per quelle pietre l'avere qualcuno di pesante che gli cammina sopra è davvero un nuovo carco, nuovissimo, unico, mai nessun vivo era sceso fin qua giù con il corpo. Io già pensando, e quei disse, tu pensi forse a questa ruina che è guardata da quell'ira bestial ch'io or spensi. Or vo che sappi che l'altra fiata, chi discesi qua giù nel basso inferno, questa roccia non era ancor cascata. Io stavo già pensando a qualcosa, e quello, Virgilio, disse, tu, io, forse penso, a questa rovina che è guardata, sorvegliata da quell'ira bestiale, lo Minotauro, che io, Virgilio, ho spento. Ora voglio che tu, io, sappia, che l'altra volta che io, Virgilio, discesi qua giù nel basso inferno, questa roccia non era ancora cascata. Quei già, ora e or aumentano la velocità degli accadimenti. Io stavo pensando a qualcosa e Virgilio, che sa sempre quello che penso, mi anticipa dicendo prima ciò che pensavo e poi dandomi la spiegazione. Questo io già pensando e quei disse tu pensi forse riprende il lo savio mio inver lui gridò forse tu credi di poche terzine fa, dove a parlare dicendo forse è sempre Virgilio, ma il tu Minotauro è associato al credi, mentre il tu rivolto a me è associato al pensi. Il mio pensiero riguardava quella frana dovuta a un terremoto o alla mancanza di appoggio, avvenuta però in un luogo eternamente uguale, dove neanche le pietroline a terra si spostano quando un'ombra ci cammina sopra. Insomma, stavo pensando a tale ruina che è guardata dal Minotauro.
1:10. Già son levati tutti i coperchi e nessun guardia face. E Virgilio ci tiene a dirmi che l'altra volta che scese nel basso inferno, 1:9, verè ch'altra fiata, qua giù fui, io Virgilio, congiurato da quell'eriton cruda, tale ruina non c'era. Virgilio chiama lo Minotauro ira bestial. Prima dice che è in furia, prima ancora lo chiama bestia e nel canto precedente dice matta bestialitade. Tra l'altro la matta bestialitade, i dannati che risiedono proprio in fondo, è collegata al onde nel cerchio minore, ove è il punto dell'universo in su che dite siede, qualunque trade in eterno è consunto. E poco fa si è parlato della sorella Arianna che ha tradito lo Minotauro, aiutando il duca d'Atene che lo uccise. Mentre nella terzina successiva c'è scritto dite che in fondo all'inferno mastica uomini, ombre. Qui da quell'ira bestial chi ora spensi, e sempre in questo canto fu spento dal figliastro su nel mondo. In questa coppia di terzine Virgilio mi rende noto un fatto incredibile. È successo un qualcosa che ha addirittura cambiato la conformazione eterna dell'inferno, dato che l'altra volta che lui scese qua giù e mi ha detto che arrivò fino al cerchio di Giuda, questa roccia non era ancora cascata. Virgilio muore fisicamente prima della nascita del Cristo. Questa informazione cambia definitivamente il peso che avrà la mia guida da adesso in poi, dato che anche lui adesso percorrerà delle strade che non ha mai percorso prima, i luoghi invece li ha già visti. Vabbè, per non parlare di quando mi guiderà nella salita del monte del Purgatorio dove proprio non c'è mai stato e chiederà indicazioni ai passanti. Breve parentesi stilistica su questo forte incatenarsi del che, ripetuto 5 volte in 4 versi consecutivi. Che guardata, chi ora spensi, che sappi, che l'altra fiata, chi discesi. Ma certo poco pria, se ben discerno, che venisse colui che la gran preda levò a dite del cerchio superno. Ma certamente poco, appena, prima, se ben discerno, comprendo con chiarezza, che venisse colui, il Cristo, che la grande preda, il gruppo che salvò dal limbo, levò, tolse, portò su, addite, dal mondo dei morti, dal cerchio superiore, il primo, il limbo. Appena prima della frana, il pagano Virgilio, se è in grado di comprendere bene l'accaduto, è successo qualcosa che adesso mi sta descrivendo. Insomma, la frana che ha distrutto gli inferi ha preceduto di poco un altro evento fondamentale, anzi direi cruciale. Gesù è provvisoriamente morto col corpo in croce. Virgilio questo non lo ha visto, ciò ha causato uno squarcio poco dopo. Questo Virgilio lo ha visto e lo sta descrivendo. Gesù, che non chiama Gesù, discese nel primo cerchio dell'inferno, il cerchio superno, e da lì ha salvato un gruppo di persone. 1:4. Rispose Virgilio: io era nuovo in questo stato, sospeso nel limbo, da poco. Quando ci vidi venire, qui venisse, un possente, qui colui, con segno di vittoria coronato. Trasseci l'ombra del primo parente, d'Abel suo figlio e quella di Noè, di Moisè legista e ubbidiente, Abraham patriarca e David re, Israel con lo padre e co suoi nati, e con Rachele, per cui tanto fe, e altri molti, e feceli beati, qui levò a dite. Ti sottolineo che il Cristo non salvò solo i patriarchi, derivato da pater, che per definizione sono uomini, ma anche Rachele, è il nome di una donna a chiudere l'elenco, e molti altri. Per continuare a evidenziare il fatto che vicino a Dio ci siano tutte donne, morte prima del Cristo e quindi salvate proprio in questa occasione, che vedo posizionate nei punti più alti della rosa dei Beati, 3:32. Siede Rachel, donna, di sotto da costei, Eva, donna, con Beatrice, donna, sorvoliamo sul perché si trovi qui, sì come tu vedi, Sarra, donna, e Rebecca, donna, Judith, donna, e colei, un'altra donna. Come sempre i termini sono fondamentali. Discerno, cioè riuscire a vedere o a comprendere con sufficiente chiarezza.
il vedere e il capire sempre in forte vicinanza, come, allargando il discorso, anche il non vedere con il non capire. Se ben discerno, in quanto Virgilio, pagano, morto fisicamente prima della morte del Cristo, ha limiti nella comprensione di ciò che è accaduto, né al limbo è arrivato nessuno che segue il Cristo ad aggiornarlo. Colui, in questo caso, in quanto anche in questa ricorrenza non dice espressamente né Cristo né Gesù, come appena ricordato in 1.4, quando anche lì non lo chiamò per nome, ma un possente con segno di vittoria coronato. Tale preda è definita grande, perché ne trasse molti, un gran numero, e altri molti. Grande anche per l'importanza di chi trasse da lì, e grande, aggiungo, perché oltre alla preda tratta in quell'episodio, ciò aprì uno squarcio, anche allegorico, nel regno dei morti, oltre a quello letterale dell'aver causato una ruina, più ruine. Virgilio infatti in 1.4 ci tiene a specificare che prima di quell'episodio e vo che sappi che dinanzi ad essi spiriti umani non eran salvati. Voglio sottolinearti questo punto fondamentale. Prima della discesa del Cristo nel limbo, nessun morto col corpo aveva raggiunto il regno dei cieli, la beatitudine. Stavano tutti nel limbo, o più sotto ovviamente. Solo dal Cristo in poi e solo nel Cristo ci si può salvare. Prima della morte, tra 2000 virgolette, del Cristo, tutti quelli che morivano fisicamente andavano con l'anima a risiedere negli inferi. E non solo, col giudizio universale anche altri che risiedono e risiederanno nel limbo verranno salvati e non ci saranno più sospesi, ma salvati e non salvati, felici e tristi, beati e dannati. Tutti si divideranno in soli due gruppi, più, perché non te lo devi scordare, il terzo gruppo di quelli che stanno dopo la porta degli inferi, ma prima di limbo e giudizio di Minos, coloro che non furono mai vivi, quelli che non essendo mai stati vivi, neanche mai moriranno o vivranno. Continuo con l'analisi delle parole usate in questa terzina. Levò da levare, significa certamente portare via, ma non è quel trasse, usato anche con accezione negativa, 1.11, lo qual trasse fotin della via dritta. Però, a ben guardare, levare significa alzarsi, dirigersi verso l'alto. Inoltre il levare in 1-2 è usato 2 volte e in entrambi i casi è associato all'aiuto che le mie 2 guide principali danno a me. Chi io, Beatrice, mi sia tardi al soccorso mio levata e dinanzi a quella fiera ti a me levai, io Virgilio. In questo caso Gesù levò a dite la preda. Si rinnova la guerra, Gesù dite, bene, male, vivi, morti, amore, odio. In questo specifico caso, quel gruppo di anime fu levato dal cerchio superiore, il limbo, lontano dalle mura, dalle città e dalle mura di Dite e ancora più lontano da Dite stesso. È da intendersi che quel gruppo fu portato via dal regno dei morti. Il limbo è qui chiamato cerchio superno, in quanto è il cerchio superiore, il più alto. Infatti, quando lo lascio per scendere nel secondo, 1.5 inizia in questo modo, così discesi del cerchio primario giù nel secondo. Ricordo di nuovo che è senza dubbio il primo cerchio dell'inferno, ma è da intendersi che è il cerchio che circonda l'inferno, come la buccia fa a un frutto, che fa parte certamente del frutto, ma il frutto è all'interno. La buccia e il limbo sono appunto quei confini che separano il dentro dal fuori. Ciò è spiegato sempre in 1.4. Così si mise e così mi fe entrare nel primo cerchio che l'abisso cigne, quindi circonda, avvolge. Da tutte parti l'alta valle feda, tremossi chi pensai che l'universo sentisse amor, per lo qual è chi creda, più volte il mondo in caosso converso, e in quel punto questa vecchia roccia, qui e altrove, tal fece riverso. Da tutte le parti l'alta, profonda, valle, abisso, gli inferi, fetida, puzzolente, tremò così forte che io, Virgilio, pensai che l'universo sentisse amore che unisce i 4 elementi, attraverso il quale, amore, c'è chi crede, il pensiero di Empedocle, che il mondo, nella sua storia, più volte si è convertito da armonioso in caos, caotico. E in quel punto, momento cruciale, questa vecchia, antica roccia
la struttura rocciosa degli inferi, qui, nella ruina che stiamo scendendo, e altrove, in altri luoghi, fece tale, gli inferi, crollato. Feda, dal latino foedus, fetida, ripugnante. Insomma, poco prima che il Cristo morì sulla croce, sempre ammesso che si possa dire che il Cristo sia mai morto, ci fu un terremoto che fece tremare tutti gli inferi e causò diversi crolli. Sia questa ruina che stiamo percorrendo, sia altri, come quello già citato in 1.5, quando giungono davanti alla ruina. Qui, e poi ancora in 1.23, montar potrete su per la ruina che giace in costa e nel fondo soperchia, e 1.24. Virgilio era già nel limbo quando accade questo terremoto, ma era talmente forte che pensò, si immaginò, che tale scossa avesse riguardato l'intero universo. Virgilio pensò ciò dato che i Vangeli non li ha letti, ma in Matteo 27, da 46 a 53, c'è scritto: verso le 3, Gesù gridò a gran voce, Eli, Eli, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano, costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano, lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Vangelo di Luca 23, 44, 45, 46. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Come è notato, entrambi questi Vangeli riportano che Gesù, prima di morire, disse qualcosa e che il velo del Tempio si squarciò. Però il Vangelo di Matteo aggiunge proprio informazioni calzanti sul tema che stiamo trattando, e cioè esattamente la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Adesso torniamo alla spiegazione pagana della discesa agli inferi di Cristo. Secondo Empedocle, qui chi creda, ma in 1.4 Empedocles, Eraclito e Zenone, confutato dalla metafisica di Aristotele, ciascun aggregato è il prodotto della combinazione degli elementi, che sono 4, e che lui chiama radici, terra, acqua, aria, fuoco. Empedocle spiega come le 4 radici si combinino a causa di amore, qui amor, e si separino a causa di odio. Amore e odio agiscono dunque come causa del movimento delle 4 radici, ma, nota sempre Aristotele, loro non agiscono in vista di un qualche fine, ma il loro processo è anzi, in certo senso, retto dal caso, qui caosso, ma sarebbe più fedele tradurlo con armonia. Il cosmo stesso si configura agli occhi di Empedocle come una totalità ordinata, soggetta ad una vicenda ciclica che attraversa varie fasi. Queste mutazioni di equilibri tra amore e odio sono talmente potenti da provocare tali effetti fino a sottoterra. La radice caos con qualsiasi possibile desinenza, qui caos so, dato che in italiano le parole che finiscono con vocale, dato che in italiano le parole finiscono con vocale e quando così non è si raddoppia la consonante finale e si aggiunge una vocale, compare solo qui in tutta l'opera. Insomma, il caos non appartiene a quest'opera, solo una volta qui, in una sola parola pronunciata da Virgilio, quindi usata da un pagano per spiegare la discesa agli inferi del Cristo. Interessante come il pagano Virgilio qui parli di un terremoto così forte che pensava che l'universo sentisse amor nel suo movimento, e io cristiano terminerò l'opera descrivendo come amor muova il sole e le altre stelle. Insomma, Virgilio sente tremare e sa delle rocce che si spaccano, ma non pensa che l'intero universo sentì odio, ma che invece sentì amore, un amore che a quanto pare spacca l'intero universo. Non solo, non usando la parola odio, ma amor, si ritrova a dire amor e caosso a poche parole di distanza. In quel punto geografico, questa vecchia roccia tal terremoto fece riverso. Il punto è proprio il varco, la ruina che stiamo scendendo.
Su tale punto Virgilio mi sta rispondendo senza che io avessi posto alcuna domanda. Tu, io, pensi, penso, forse a questa ruina? Questo chi, Virgilio, pensai si collega al io già pensando e al tu pensi forse. Questa vecchia roccia qui e altrove è da intendere non nello specifico queste rocce che sappiamo essere spaccate già dall'inizio del canto precedente, che facevano gran pietre rotte in cerchio, ma le rocce che compongono lo scheletro, la struttura di tutti gli inferi. Infatti scrivo qui, in questo preciso punto, e altrove, come appunto la ruina già citata in 1.5. Qui vecchia roccia, in 1.8 antica prora, in 1.9 schiuma antica, eccetera. Sia converso che riverso vogliono dire anche contrario, inverso, rovesciato. I termini stessi continuano a rimarcare come il male sia l'inverso del bene. Gli inferi vanno verso il basso, i cieli verso l'alto. Gli inferi sono bui, i cieli luminosi. Di te stesso è unico ma con tre teste, come Dio che è uno e tre persone, converso e riverso.